La sicurezza prima di tutto. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale PoCamper. Con questa frase importante, anche se non determinante, iniziamo questo video che tratterà appunto di sicurezza. Parliamo principalmente di un dispositivo meccanico per la chiusura e la sicurezza delle nostre portiere. Generalmente può essere applicato su furgoni, ne abbiamo applicati veramente molti, lo vedete installato soprattutto per esempio sui veicoli furgonati dei corrieri che trasportano il materiale nella parte posteriore. Si tratta del Block Shaft Gate Lock, che è questo antifurto meccanico, e nella versione van, ovvero ci vengono fornite due serrature che guarderemo insieme ed installeremo insieme, fatte apposta specificatamente pensate, progettate per il van, perché hanno delle piccole caratteristiche che le rendono adatte a questi veicoli, diciamo così, giovanili. Prima di iniziare questo video però vi chiedo l'iscrizione al canale, di mettere un like sui video che vi piacciono, di condividerlo con i vostri amici e di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo. Abbiamo tra le mani questa bella scatola, in realtà qua dentro ci dovrebbero essere due dispositivi, io uno l'ho già montato, vi faccio vedere poi la versione che ho montato nella parte posteriore, perché si installano nei portelloni posteriori e nella porta laterale. Chiaramente la apriamo insieme e vediamo che cosa c'è. Allora, la struttura principale è la seguente, ovvero abbiamo una serratura fatta in questa maniera che presenta all'esterno, vi devo dire ragazzi, è veramente molto ben fatta, cioè il materiale è veramente premium, pesante, brunita, fatta benissimo. Al centro c'è il punto in cui inserire la chiave chiaramente prendiamo un po' di materiale, cerchiamo, eccola qua, riprendo la chiave chiaramente non è replicabile, e inserendo la chiave dentro, date un'occhiata qui, succede che questo gancio ruota da chiuso, leviamo la chiave, da chiuso ruota ad aperto, così si apre. Quindi esisterà sostanzialmente una parte fissa con questi quattro fori che verrà fissata chiaramente sul telaio, e una parte mobile che aggancerà un blocco anch'esso che verrà fissato sulla parte fissa. Il blocco è il seguente, lo vedete, è praticamente un cavallotto, anche questo in acciaio imbrunito, che si andrà ad agganciare in questa maniera, vedete? Eccolo qua. Ecco, questa è la posizione definitiva. La apriamo adesso, ok, perfetto. Come notate, sulla vostra sinistra c'è un cavo che serve per lo sblocco manuale, perché chiaramente la cosa interessante di questo dispositivo è che ci viene data la possibilità di sbloccarlo anche dall'interno, quindi una volta che noi lo chiudiamo la porta dall'esterno, possiamo tranquillamente sbloccarlo dall'interno in caso di emergenza. Vi faccio vedere, infatti. Quindi lo chiudiamo, tirando il cordino chiaramente abbiamo lo sblocco. Ok? Allora, oltre quindi al pezzo principale ci vengono forniti, prendiamo un po' tutto, due supporti che vanno messi, diciamo, vanno utilizzati per la parte posteriore come supporto e anche come allineamento eventuale nel caso in cui la parete non fosse perfettamente orizzontale, uno per la parte fissa e un altro per la parte mobile, si mettono sotto. Poi ci forniscono un po' di viteria, guardate queste viti. Vedete, queste viti sono a testa praticamente collassabili, quindi una volta avvitate all'interno della propria sede si stringono, si spezza la testa e quindi non possono essere più eliminate. Ci forniscono, questa è la parte importante, in caso di non è possibile mettere il controdato all'interno oppure un piastrino all'interno per bloccare lo svitamento appunto del dispositivo, ci vengono forniti le boccole ad espansione che vanno installate all'interno, tirate
e quindi forniscono, ci creano la filettatura dove non c'è, quindi in uno scatolato è necessario installare per forza delle filettature del gel, delle boccole del gel. Lo avete visto quando montiamo magari serbatoio o qualche altra cosa. Una piastrina che viene messa nella parte qui posteriore, un adesivo, ci viene fornito un'altra chiave, in realtà le chiavi saranno 3, e poi se chiedete, se fate il lavoro completo, block shaft, quindi blocco del piantone dello sterzo più gate lock van 2, questa è la versione 2, ci forniscono 3 chiavi più altre 3 chiavi per il block shaft, tutte quante con la stessa chiave, quindi abbiamo una sovrabbondanza di chiavi. Ci forniscono le istruzioni, va bene, ecco, questa è la cosa interessante, è la dima che ci servirà per la foratura, è fondamentale. E poi quest'altra cosa che vi volevo far vedere, questa non è nient'altro che una prolunga di questo cavo, perché nel caso della porta laterale il blocco viene installato molto distante dal punto accessibile per lo sblocco, quindi è necessario utilizzare questo cavo aggiuntivo, questa guaina, questo cavo è come un cavo di bicicletta, chiaramente adesso è caduto questo, ok, che viene installato in questa maniera, poi lo vediamo nei dettagli, e quindi prolunga il punto di accesso per lo sblocco principale. Questo per ora è tutto relativamente alla descrizione dei componenti. Adesso andiamo di là e andiamo ad installarlo, vi faccio vedere precisamente come facciamo. La porta posteriore l'ho già installata, andiamo sulla porta laterale. Prima di andare ad installare la versione laterale sulla porta laterale vi faccio vedere l'installazione posteriore. Allora, la chiave, avete visto le 2 chiavi che vi ho fatto vedere, questa è la terza chiave che ci viene data. Allora, vedete, questa è l'installazione che viene fatta, veramente elegante, professionale, devo dire, come tipologia di chiusura. Adesso vi faccio vedere, la andiamo a chiudere. Ok, la chiudiamo, questa adesso è bloccata, se vedete, se proviamo ad aprire, ovviamente rimane bloccata, come vedete, quindi si può sbloccare o dall'interno oppure tramite la chiave che abbiamo, eccola qua, ok? Ecco qua, quindi questa è, diciamo, è il nostro dispositivo. Adesso lascio la chiave agganciata in modo da poterla semplicemente sbloccare in maniera rapida. Andiamo lateralmente e vi faccio vedere quindi l'installazione sulla porta laterale. Eccoci accanto al veicolo, la portiera laterale che subirà la nostra trasformazione. Bisognerà installare quindi la parte fissa in questa maniera e la parte mobile dall'altro lato, quindi questa sarà più o meno la posizione. Ci viene fornita la dima e quindi andiamo subito ad applicare la dima. Per quanto riguarda l'altezza, più o meno sceglieremo la parte centrale, quindi applichiamo per prima cosa la dima, così. Con il punteruolo segniamo i nostri 7 punti di riferimento, 5 nella parte mobile e 2 nella parte fissa. Facciamo a questo punto un foro, diciamo, con la punta da 4 e poi foriamo . Allarghiamo i fori con una punta a gradini fino ad effettuare una foratura da 9. Mettiamo a questo punto le nostre boccole filettate. Ok.
Passiamo a questo punto a mettere in posizione la nostra serratura. Prima di fare questo però dobbiamo applicare questa parte in plastica, quindi andiamo in questa maniera. Chiaramente qua dovremmo sicuramente aprire il pannello, tanto lo appuntiamo semplicemente, giusto per vedere la posizione. La testa rimovibile, testa da 13, da dietro mettiamo i due M8 che inseriamo all'interno, così. Anche in questo caso interponiamo la parte in plastica, il supportino in plastica. Era chiaro che facevamo meglio a non montare il primo, la prima parte, quella sulla parte mobile, la prima parte del dispositivo era un po' più semplice. Adesso lo chiudiamo. Ok, perfetto. Ok, benissimo. Quindi aperto, chiuso. Ok, perfetto. La posizione è perfetta. Benissimo. Stringiamo quindi i due bulloni ed ora andiamo a stringere definitivamente i nostri bulloni fino a spaccarne la testa. Ok, vedete? Ok, perfetto. Ok, questo è il dispositivo, ok? Molto carino. Lo apriamo e adesso ci dobbiamo occupare della parte interna. In realtà è la parte un po' più difficoltosa, perché ecco qua è la parte, diciamo, perché bisogna smontare il pannello centrale. Vi metto un time lapse perché tanto, diciamo, il concetto è molto semplice. Poi quando facciamo l'aggiunzione del cavo ci rivediamo, diciamo, in diretta.
Ecco qui, lavoro terminato. Adesso vi faccio vedere come si sgancia dall'interno. Abbiamo messo il cavo prolungato e abbiamo applicato il manettino rosso, ok? Possiamo quindi pertanto chiudere il nostro, vedete? È chiuso, non si sgancia, mettiamo la chiave e vi faccio vedere che chiaramente così ovviamente lo sganciamo, ok? Lo apriamo il nostro dispositivo. Adesso proviamo anche l'azionamento mediante la manettina dall'interno, quindi andiamo a chiudere, chiuso ovviamente, tiriamo la manetta, eccolo qua. Per oggi quindi la chiudiamo qui. Gate Lock Van versione 2, integrabile con il block shaft, stessa chiave, e abbiamo in questa maniera protetto anche le aperture. Un pochino più complicata l'applicazione sulla porta laterale rispetto a quella posteriore, però questo è il risultato, devo dire, fa bella mostra sulla fiancata laterale destra. Ok? Perfetto, per oggi quindi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.